Allora ragazzi, ho trovato questo video particolare, non so se dire interessante, un po' spaventoso, eccetera. Si chiama I bambini cavolo, cioè cavolo proprio come vedete nell'immagine, proprio il cavoli, il vegetale. E parla di questa... Il tizio non sa se chiamarla forma d'arte o cosa, però queste sono una serie di cartoline, proprio cartoline, vedete in alto c'è anche un francobollo, che venivano create all'inizio, diciamo 800-900, adesso vi faccio vedere il video, poi ne parlerà meglio, e molto strano, molto particolare questa cosa, ed è la cosa strana, ancora più strana, è che non è che non si parla molto di questa, se fosse stata davvero una forma d'arte, visto che hanno fatto tantissime cartoline, adesso le fa vedere, io non l'avevo, cioè, non l'avevo mai sentita, non lo so, se è una forma d'arte, noi conosciamo forme d'arte di centinaia di anni fa, questa sembra essere sparita completamente. Sono principalmente francesi. Vabbè, vediamo il video e poi ne parliamo. So yeah, if you want to dive deeper into this captivating subject, check out our first book where we've put together a beautiful collection of early 1900s postcards, each meticulously organized, scanned, and photographed. You see, these Quindi, postcards are more than just relics. praticamente, questo tizio ha fatto anche un libro. Adesso io vi metto il link del video completo su YouTube, ok? They're like windows to another time. They give us glimpses into an obscured, perhaps deliberately hidden, layer of history that was never a part of our mainstream education. Ok, questo è. Cioè, queste cartoline mettono luce su una parte della storia che comunque non è mai stata riportata dal mainstream, dai giornali tradizionali. Take the orphan trains, for instance. Legge qua, pace, prosperità e bimbi in quantità. The prevailing narrative has always framed them as some kind of welfare program. Orphan Train, Supervised Welfare Program. Vabbè, insomma, erano dei treni che portavano i bambini dalle parti molto affollate delle città dell'est degli United States, degli Stati Uniti, to foster homes, sarebbero insomma, orfanotrofi, localizzati in aree rurali del Midwest. Gli orfani trasportati dal 1854 al 1929 hanno rilocalizzato 200.000 bambini. Vabbè, abbandonati, abusati o senza casa. But what if there's more to the story that we've been missing? Similarly, these avant-garde postcards, which Bebè in vendita. mainstream culture often dismisses as quirky or amusing art pieces, take on a new, darker meaning upon closer examination. There's nothing funny about them when you consider the implications. When you factor in the incubators showcased at world fairs, Gli incubatori che venivano mostrati alle fiere mondiali. Questa è and un'immagine, how ovviamente. Alice Guy was inspired by these displays of Questa non ne premature parla babies, è un disegno. questions Questa è una arise. foto. Were these infants Vedi, questa è una foto. merely on display? Cioè i bambini, dice, in quelle foto c'erano degli incubatori, venivano mostrati a queste fiere e dentro c'era il bambino. Cioè si chiede, c'era veramente un bambino? Or were they also up for purchase? Take a look at one postcard where a stork is weighing a baby against a bag of money, Vedi il bambino, viene comparato a una borsa di soldi symbolizing the infant as a e sotto c'è scritto worth its weight in gold, cioè vale il suo peso in oro, type of tradable asset. come se fosse un asset, un qualcosa che tu puoi commercializzare. Well, this history is not well known, which leads us to explore the history behind the orphan trains, the first narrative film ever made, and these so-called repopulation postcards. Repopulation postcards. Once you connect the dots, it's evident that these are not just fanciful artworks. They symbolize an actual practice that once took place. Quando fai quando le guardi in maniera più ravvicinata, ti rendi conto che questa non è solo un pezzo d'arte, ma queste dimostrano davvero delle modalità di azione che avevano luogo in quei tempi. Cioè lui sta asserendo che probabilmente c'era una sorta di vero e proprio commercio dei bambini, si vendeva.
So why label them repopulation postcards? Perché chiamarle repopulation postcard, cioè cartoline del ripopolamento? Simply put, that's the language used on the cards themselves. They depict the repopulation of civilization through what appears to be baby. Cioè dai, pazzesco, allucinante. C'è il video è molto più grande, magari ve lo vedete, anche se non capite, magari vi vedete le immagini interessanti. Farming. Other imagery includes a device that generates babies. Questo è una macchina che crea i bambini. Bonjour papà. Vedi, buongiorno papà. Grind the show, grind the roses. Cioè, grain sono i semi. A repopulation tank where men in top hats are attending to a large red woman in a cabbage patch. Vedete, il cavolo che sputa fuori i bambini. And an umbrella of repopulation that also seems to act as a prison for these young children. The symbolism of reseeding operations, cabbage seeds, rose seeds, and even the notion of planting future soldiers is rich and provocative. Anche il concetto di piantare nuovi soldati, vedete, i bambini hanno l'elmetto. It raises questions about whether children were distributed into cities with the intent of preparing them for war. Solleva la questione riguardo al fatto se i bambini fossero distribuiti nelle città per riparare i danni della guerra. Other societal roles, as indicated by imagery of babies in boot camps. These postcards seem to present an unambiguous narrative of the sale and distribution of babies. Phrases like Entrata libera, tutti sono a vendere, non devi fare altro che prenderli. Non so se vi è mai capitato di sentire questo concetto, per esempio anche nelle zone rurali, gente che ha, insomma, i vecchi, persone anziane, tu vedi 4-5 fratelli che sono tutti completamente diversi, allucinanti. Io l'ho visto in tante famiglie. E adesso vabbè sarebbe allucinante una cosa del genere, però non è pazza come idea, ok? like babies for sale make it difficult to interpret Cioè guarda che roba, non si capisce se, cioè è una foto, però non si capisce se l'hanno fatta per these scherzo. images as anything other than vendere. advertisements for infants as products or produce. Images of stores Alla carità pubblica, abbandonato. or delivery men raising children. Babies in top hats being groomed for elite society. And disturbing depictions of babies being boiled or The kids from? Cioè i bambini che vengono cucinati, bolliti. set on fire only add to the mystery and darkness behind these Cioè questo è un grill. Ma pazzesco, postcards. pazzesco. If it's true that our cities are inherited and repopulated after some major event, then the sale and distribution of babies might be a part of a larger operation, perhaps even involving techniques for growing new citizens. Se è vero che volevano ripopolare le città dopo alcuni eventi con questi metodi, probabilmente questo potrebbe implicare delle tecniche particolari per farli nascere, di riproduzione. Considering that the orphan train movement reportedly relocated over 200,000 children, it begs the question, where did all these children originate? Breaking free from the confines of accepted mainstream history allows us to entertain alternative perspectives, like ancient or Victorian era cloning practices. Dice che forse c'erano delle vecchie, delle antiche modalità di clonare i bambini. Far from merely being sold, these postcards hint at babies being actively grown and incubated. Cioè guardate il bambino dentro a stampollo. This leads us into the arcane and esoteric subject of queen bee goddesses, such as Diana of Ephesus, a figure also symbolically connected to foundling hospitals. The notion of reseeding operations isn't a recent invention of science fiction, but has roots in ancient texts and folklore.
suggesting the concept has been entertained for millennia. Given that such transformative knowledge could have been kept hidden, it's plausible that much of this history has been obscured or Dice, probabilmente molte di queste conoscenze del passato sono state tenute chiuse, sono state tenute censurate lost over time. e quindi queste informazioni sarebbero potute venire perse nel tempo. These postcards are far more than just surreal art. Cioè, dice, queste cartoline sono molto più di semplicemente arte surreale. They may serve as visual clues to an unsettling and overlooked Bel bambino in vendita, senza esitazione vienilo a prendere. chapter in history. A chapter where the Bebè a vendere, non so se so 2 anni, non so molto bravo in francese, ok? Non so quasi niente. Però, anche se fosse uno scherzo, non è che fa tanto ridere sta cosa, eh. the commodification of infants could have been a widely Immagino una mamma che dà a luce un figlio e fa una cartolina così scherzo, come oggi mettono la ghirlanda colorata rosa o blu, allora facevano sta cosa, dai, è ridicola. E poi immaginate una cosa, adesso mi è venuto in mente, immaginate quando cavolo costava fare una cartolina del genere nell'Ottocento. Non è una cosa da prendere sotto gamba, questa è una cartolina del genere, a stamparla non era un gioco, eh. practiced yet clandestine operation. Unlike most researchers who have examined these cards purely from an artistic lens, delving into their symbolism within the framework of alternative history and societal resets offers a startling new perspective, one that hints at a large-scale selling of babies as products in the early 20th century. So yeah, Allora, il video, questo è uno spezzone, ok? Io vi metto il link al video originale, sarà più o meno, vi farà vedere sicuramente molte più immagini, è un video di 3/4 d'ora. Se lo volete vedere, guardatelo anche se non sapete l'inglese o se non sapete leggere il francese, comunque è interessante, le immagini da sole sono incredibili, ok? Va bene, per favore sottoscrivetevi al canale, mettetemi un like se vi è piaciuto e questo mi aiuterà ovviamente a continuare queste mie ricerche. A presto!